Ciao a tutti e bentornati su White War Racing. Dopo aver parlato degli statori large frame, stasera affronteremo l'argomento degli statori small frame, in particolare Vespa 125 Primavera e Vespa 50 Special. Eccoci alle prese con gli impianti a puntine delle Vespa Small, Vespa 125 Primavera e Vespa 50 Special. Questo è il volano della Vespa 125 Primavera, che è un volano estremamente pesante, troppo pesante comunque, che sì, conferisce elasticità al motore, ma gli leva poi su tutto l'arco di utilizzo troppo. Alleggerendolo un po' ci si guadagna comunque, questo è provato. Ha tante alette molto vicine. Noi, a dire la verità, su questo impianto di raffreddamento qui non abbiamo condotto test, però se tanto mi dà tanto, questo è un volano il cui pompaggio è ottimale a regimi modesti, perché ha tutte le caratteristiche adatte a farlo cavitare, perché le palette sono molto vicine. Comunque adesso queste sono considerazioni un po' a latere rispetto a quello che stiamo trattando oggi. E questo invece è il volano di una Vespa 50 Special, in particolare questo qui è un volano dei primi modelli di Vespa 50 Special, quello che ha l'estrattore col Seger dentro, ed è un pochino più pesante ma di diametro inferiore, quindi tra l'altro a mio avviso era migliore perché ha il magnete metallico e non ha quello di quella specie di plastica magnetica che hanno gli ultimi modelli. Non solo, ma essendo un po' più piccolo permette di smontare il cilindro senza sportare il volano, mentre invece sulle ultime Special è necessario smontare il volano per accedere ai dati che bloccano il cilindro. Comunque, veniamo agli impianti elettrici e entriamo nel vivo della trattazione di oggi. Dunque cominciamo dalla grande 125 Primavera. Come vedete, non so se vi ricordate gli altri video, insomma comunque questo impianto, anche se è in piccolo come dimensioni, è praticamente la copia di quello GTR Sprint Veloce TS, e ha 3 bobine e l'impianto è diviso in 3 rami, quindi luce grande, posizioni e stop. Ogni ramo di impianto è cortocircuitato con interruttore su posizione off, quindi è necessario, affinché funzionino separatamente, che siano proprio del tutto separati, altrimenti spegnere un solo comando significherebbe cortocircuitare tutto. E tanto è vero che poi anche le puntine sono in sostanza identiche a quelle del TS GTR Sprint Veloce. Su questo modello ci sono le puntine, io adesso no, sì, dovrebbe essere questo qua, è quello che ce l'ha come il TS, cioè la puntina completamente smontabile intera, mentre invece su alcuni c'è il perno sullo statore e poi si mette un fermo come sulle GL, però sono sempre le stesse puntine, cambia alcune particolari del funzionamento meccanico, ma i contatti sono sempre identici. Anche in questo impianto è molto è rilevante l'inerzia della puntina mobile, per cui tendono a sfarfallare e bisogna farle lavorare piuttosto chiuse. Abbiamo anche qui il feltrino. Valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto per gli impianti delle Vespe grandi. Mi sembra che abbiamo detto tutto su questo. Chiaramente anche qui primo assestamento, questo l'abbiamo detto l'altra volta, il pattino di fibra tende a consumarsi, fa un assestamento rapido nei primi chilometri e poi un altro nelle prime centinaia di chilometri, dopodiché resta la regolazione stabile per un lungo periodo, a patto che il feltrino sia ben umettato d'olio in maniera da mantenere lubrificato il pattino che struscia sulla gamma del volano. Ok, e questo è Vespa Primavera. Passiamo alla Vespa 50 Special. Eccolo qua. L'impianto della Vespa 50 Special è sicuramente molto meno potente come alimentazione luci. C'ha una sola solo questa bobina qui che alimenta tutto l'impianto, ma l'impianto della
della Vespa Special vede solamente una lampadina da 15 watt 6 volt per il proiettore, che chiamare proiettore è, insomma, eufemistico, perché è un moccoletto da cimitero, insomma, che non fa luce neanche. Comunque così era. E poi alle posizioni, ma in sostanza lo stop non c'è, per cui sarebbero solo 2 rami di impianto, tant'è vero che in questo veicolo funziona normalmente, cioè l'impianto non è a rovescio ma diritto, per così dire, per cui i circuiti sono aperti a interruttori su off, e quindi si commuta faro grande, faro piccolo, ma la bobina d'alimentazione è una sola, tant'è vero che i fili sono solamente 3 e dallo statore escono il rosso, che è per lo spegnimento, il nero che è la massa, e il verde che è alimentazione impianto luci. Abbiamo un condensatore, un buon condensatore. Io adesso sto usando quasi su tutti i veicoli quelli della Special, in alcuni montato fuori, in questo che è della Special montato dentro se serve, semplicemente perché ne ho di fondo di magazzino. Vi avevo detto nell'altro video il problema del dielettrico è andato fuori legge, quindi perché era inquinante, quindi adesso i condensatori sono abbastanza scadenti, quelli in commercio, salvo prendere cose particolari. E poi ecco il gruppo puntine. Il gruppo puntine della Special è ottimo, tiene molto a lungo la regolazione e la scintilla pure rimane ottima per lungo tempo, anche se è un impianto semplice. La bobina d'alimentazione è piccolina, però funziona molto bene, e viene montato da chi vuole spendere poco anche su motori piuttosto performanti che girano alto. Un segreto, se possiamo così chiamarlo, comunque un piccolo trucchetto per far funzionare le puntine anche con motori che girano forte, evitando lo sfarfallamento, cioè l'impossibilità del pattino in fibra di seguire la gamma del volano, è rinforzare la molla. Quindi si trova il modo di mettere la molla, di sovrapporre la molla di un'altra puntina, di un'altra coppia di puntine. In questo modo potranno seguire il profilo della gamma senza sfarfallare a regimi più elevati. È chiaro che questo tipo di rimedio ha una controindicazione, cioè determinerà senz'altro un'usura più precoce del pattino in fibra, perché spingerà sempre, anche quando non serve, quindi anche a regimi bassi, in tutte le circostanze, con una pressione maggiore sulla gamma. Ecco che Damiano da dietro la telecamera mi passa una bobina originale Piaggio nella sua busta, che mi permette di chiudere il discorso di oggi con un argomento, con una piccola considerazione sulle bobine, che completano anche il video dell'altra volta, perché vale per entrambi. Ora, discorso bobine. La bobina non è null'altro che un trasformatore che eleva la tensione e permette di raggiungere una tensione compresa tra i 10 e i 20.000 volts, insomma, e che permette di avere una scintilla idonea a dar fuoco efficacemente alla carica presente in camera di scoppio. Ora, queste azzurre Piaggio originali sono ottime bobine, ed è importante usare bobine buone, perché sono in commercio bobine commerciali che valgono molto poco. Questa è una bobina che per la verità era anch'essa una originale Piaggio. Questa è Plessey, che montava la Piaggio negli anni 80. Anche questa è una buona bobina, anche se a volte poi nel tempo si rovinano. Circolano però delle bobine che si presentano come queste, nere, che non valgono niente, quindi la gente impazzisce cercando il difetto nell'impianto, invece la bobina è il problema. Un modo sbrigativo per valutarla e anche soppesarla: la bobina buona pesa perché c'è più rame dentro. Esistevano, adesso purtroppo si trovano solamente a qualche mercatino se capita, queste bobine Motoplat. Questa qui è una super bobina Motoplat degli anni 80, anche in 90, anni 90 si trovava. È una bobina eccellente questa, meglio ancora di quella Piaggio originale. Aveva il difetto, come vedete, che si rompeva la staffa di fissaggio, tant'è vero che qui mi sono dovuto inventare un supporto aggiuntivo, perché aveva la massa sulla staffa ma era fragile, quindi vibrando si spezzava. Però dava una scintilla veramente eccezionale, anche molto ben isolata.
vi consiglio sempre di controllare la bobina, che sia originale e che funzioni bene. Provatene un'altra se avete la scintilla debole, perché spesso può dipendere dalla bobina se il resto sta a posto. Un altro difetto delle bobine è che funzionino bene a freddo e a caldo facciano le bizze, quindi anche questo va verificato. E penso che il discorso si possa chiudere qui. Parleremo presto anche di un altro impianto particolare, che è quello della Vespa Rally 200, che è uno statore elettronico tutto diverso, che è una cosa molto interessante. Arrivederci al prossimo video, a presto su White One Racing. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White One Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.